Non vi nascondo che sto ancora pensando, o meglio dire, sto ancora cercando di capire il perché della vittoria di Miki Iwata. Sono passati ormai 3 giorni da quando ho visto il pay-per-view e non sono ancora venuto a capo del perché la Stardom abbia deciso di consegnare la White Belt nelle mani di Miki Iwata. Non fraintendetemi, non ho nulla contro questa lottatrice, ci mancherebbe, ma tutto ciò mi fa sorgere una domanda. Non c'era nessun'altra lottatrice nel roster della Stardom abbastanza brava da battere Saori Anou? Voglio dire, potrei capire in termini di business, dare il titolo a, non so, Mercedes Moné, tanto per citarne una. Prometto che sarebbe una cosa sbagliatissima e che mi farebbe arrabbiare non poco, ma da un lato sarebbe anche una mossa comprensibile quella di dare, ad esempio, la White Belt a Mercedes Moné. Semplicemente perché Mercedes Moné è una vera e propria star. La lottatrice, attualmente sotto contratto con la AEW, è famosissima in tutto il mondo grazie al suo passato in WWE e anche grazie al suo ruolo nella serie TV The Mandalorian. Quindi potrei capire la voglia di espandersi della Stardom cercando appunto di approfittare della popolarità di Mercedes Moné nel mondo, che grazie a tutto questo potrebbe anche permettere alla Stardom di farsi conoscere a più persone. Ripeto che sarebbe comunque sbagliatissimo dare il titolo a Mercedes Moné soltanto per questo futile motivo, e ripeto che il mio è soltanto un esempio, nulla più. Ma Miki Iwata? Perché proprio a lei? Voglio dire, con tutte le bravissime lottatrici che ci sono in Stardom, wrestlers talentuose come Natsupoi, Mina Shirakawa, Tanakano, Shuri e così via, c'era davvero il bisogno di dare il Wonder of Stardom Championship a Miki Iwata? Io sono un semplice fan, non voglio insinuare nulla, però non so, trovo davvero senza senso la sua vittoria contro Saori Anou. Per carità, lei è una lottatrice bravissima, nulla da dire, però non riesco davvero a capire il perché far vincere uno dei titoli più importanti della federazione ad una lottatrice che non fa veramente parte del tuo roster e dove francamente non ci vedo neanche un vero guadagno, a dire il vero. Anche perché che senso ha poi non avere la presenza di uno dei tuoi titoli più importanti negli show settimanali? Sì, perché basta andare a vedere la schedule degli eventi del prossimo weekend per accorgersi che Miki Iwata sarà assente da entrambi gli spettacoli e con lei ovviamente anche la White Belt. Tra l'altro, quello che mi lascia anche basito è il pensare che gente come Natsupoi, Azuki, Azumi, Starlight Kid e così via sono in Stardom da una vita e non sono mai riusciti a conquistare un titolo importante. Mentre Miki Iwata al suo secondo match con la Stardom, sì, perché il primo risale a ben 9 anni fa, parliamo dunque del 2015, dicevo, torna in Stardom dopo ben 9 anni per competere nel suo secondo match e vince immediatamente la White Belt. Non so, tirate voi le conclusioni. Fatto sta che il match in sé è stato davvero buono, io e mio fratello ci siamo divertiti un sacco a guardare questa battaglia, sì, perché entrambe le lottatrici sono state bravissime a consegnarci un incontro coi fiocchi, ma la vittoria di Miki Iwata va anche a intaccare la possibile rivalità futura tra Saori Anou e Natsupoi. Rivalità che la Stardom ci aveva fatto annusare per diverse settimane e sembrava davvero che il tutto potesse andare in quella direzione. Fatto sta che la prima difesa di Miki Iwata sarà messa in scena il 15 di luglio, immagino durante uno show della Sendai Pro Wrestling, perché è giusto ricordare come Miki Iwata detenga attualmente anche il titolo principale della Sendai. Sta di fatto che la sua prima difesa potrebbe portare ad un rematch contro Saori Anou o più prevedibilmente ad uno scontro con Natsupoi. Vedremo. Non mi resta che chiedere la vostra opinione sull'argomento, opinione che potete lasciare come sempre qua sotto nei commenti.
Prima di salutarvi vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link del progetto Donne tra le corde sul sito internet di Donne tra le corde, così come su tutti i profili social troverete articoli dedicati al wrestling femminile mondiale. Dategli un'occhiata, quindi, se anche voi, come il sottoscritto, siete appassionati di women's wrestling. Per concludere, vi invito cortesemente a lasciare un like al video, a condividerlo con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale in caso non l'abbiate ancora fatto. See you next time! Bye bye!